Buongiorno amici, Buongiorno. benvenuti a San Bonifacio. Forse non tutti sanno che qui c'è un pizzaiolo che è un punto di riferimento assoluto, super stimato da tutto il settore. Si chiama Simone Padoan, è veneto, sì ragazzi, facciamo pace da subito con questa cosa, e la sua pizzeria si trova proprio qui a San Bonifacio vicino a Verona. La sua grandezza sta nel fatto che per primo, quando non era tanto di moda, ha cercato di applicare i parametri dell'alta cucina al mondo della pizza. Qui non venite a cercare la classica margherita perché non la fa. Abbiamo una pianificazione serratissima. Salutiamo il padrone di casa. Buongiorno, ben svegliati. Piano superiore. Siamo nel laboratorio dello chef. Alle 9:40 partiremo col pane, alle 9 facciamo un fermo. Verso le 10:30 avremo il secondo rinfresco del lievito. Verso l'1 faremo la pasta di riporto. Alle 13:30 più o meno avremo il terzo rinfresco del lievito. Alle 14 cominceremo a fare la cottura delle basi. Tra le 13 e 13:30 faremo una preforma del pane. Alle 2 faremo la cottura. Alle 16 andiamo in cottura con i pani e poi ci spostiamo su, così possiamo fare il primo impasto del panettone. Tra le 21:30 e le 22 l'impasto delle crocate. Se cominciamo per le 9:30 finiremo per le 11:30. Ok. Sono lunghe le giornate. Sono lunghe le giornate, sì. E questo ragazzi è solo il day one, dobbiamo stare qua 3 giorni. 2 days later. È 2 giorni che siamo qui a guardare cotture, preparazioni, storie e non vediamo l'ora finalmente di mangiarle queste pizze. Disclaimer, questo non è un video tecnico, non è un video tutorial su come rifare a casa le pizze di Simone Padoan, anche perché, spoiler, non ci riuscirete, ma serve più che altro per farvi respirare la passione e la filosofia di Simone. Qui abbiamo margherita croccante in doppia cottura, alla base un pomodoro cotto al forno, burrata, olio e basilico. Come imparerete a conoscere guardando tutto il video, la particolarità di questo posto sono gli impasti. La caratteristica di questo impasto è essere croccante e vetrificato esternamente, ma molto morbido e scioglievole nel cuore. E anche se a prima vista vi sembrerebbe molto compatto e molto pesante, in realtà è leggerissimo. Per caso abbiamo mica per sbaglio fatto dei filmati che parlano di questo impasto in questi giorni? Per caso sì. Questo, cari amici, è il laboratorio segreto di Simone Padoan, dove abbiamo avuto l'accesso. Sì, vedete dei simpatici panettoni appesi perché questo è un altro giorno e nel frattempo sono successe altre cose, tra le quali la creazione dei panettoni. C'è un profumo che non potete capire, ma noi oggi vi parleremo di pizza. Vediamo ora come si fa la croccante. Le croccanti hanno un percorso un po' machiavellico, composto da 3 impasti differenti nell'arco di 2 giornate. Cominciamo col primo, che è un pre-impasto. In parte formata la maglia glutinica, ma non è del tutto formata, quindi rimarrà grezzo. Ecco perché l'acqua che useremo avrà anche una parte di ghiaccio. Quindi abbiamo 2 kg di farina, 900 g di acqua e poi un po' di sale, un po' d'olio e una piccola parte di lievito di birra. E possiamo già da subito aggiungere sia il sale che l'olio. La lasciamo andare per 10 minuti. A few minutes later. L'impasto è pronto, lo mettiamo dentro una vasca e lo lasciamo riposare per 15-17 ore. Adesso facciamo la pasta di riporto, quindi usiamo pre-impasto, 500 g di farina per frolla, 400 g di liquidi e l'acqua. Ricordami che cos'è il licoli? Lievito cottura liquida, una pasta madre però. Versione liquida. Sì. A little longer than a few minutes later. Queste qua stasera le prendiamo e le buttiamo tutte dentro un'impastatrice. Però le peso lo stesso per farle tutte uguali perché crescono in maniera omogenea. Le ho fatte perché in questo modo hanno lievitato in maniera omogenea. La massa comporta anche un tipo di lievitazione. Se ne faccio una da 400 grammi tende ad andare più veloce. Il fatto di pirlare serve per fare una sorta di spirale all'interno per dare una direzione. Anche il lievito, quando lo metti in una vasca, se è troppo stretta lo costringe troppo e lo spinge troppo in verticale. Se è troppo larga tende a sedersi troppo e perde forza. In questo modo si sviluppa meglio. Si lievita in maniera corretta, no? Okay. Cosa che non sarebbe successa se tu avessi fatto anche solo un impasto unico. Avrebbe lavorato troppo. C'ero rimasta malissimo perché tutto quel lavoro per poi vederlo distruggere in 2 secondi, dicevo ma cosa è successo? E invece ha tutto perfettamente senso. 3 farine, il 50%
50% di una farina per frolla, l'altro 50% è formato da una parte di farina un po' più di forza e una parte di farina integrale. Aggiungiamo tutte le paste di riporto che abbiamo fatto oggi, aggiungiamo 30 g di malto e 2 kg 200 g di acqua. Quanto è ipnotica l'impastatrice, raga, io farei 20 minuti di video solo con l'impastatrice che va. Ma com'è bello da matti. Quindi adesso che abbiamo fatto adesso che Simone ha fatto l'impasto, però noi abbiamo dato supporto morale. Ha fatto un po' di pieghe di rinforzo, ormai sono pratico della cosa. Lo facciamo riposare, poi faremo le pallette e poi le andremo a stendere. Later. Ed arriva il momento delle pallette. Sono le 10:40 di sera, ragazzi. Non è ancora finita la giornata. C'è mica un orario per stendere la pizza, soprattutto se sei da Simone Padoan, che credo che sia l'unico pizzaiolo che non dorma neanche, cioè fa 24 ore non stop. Riposato 40 minuti e adesso le possiamo stendere e poi le mettiamo a riposo fino a domani mattina. The next day. Buongiorno amici, secondo giorno nella cucina di Simone Padoan. Stamattina cominciamo con la cottura dell'impasto croccante. Orario? 7:30, 7:30. Simone ci sta facendo alzare presto, non siamo abituati a questi orari. Li faccio 5 piccoli fori in modo che durante la cottura sviluppi in maniera omogenea. La cottura a vapore, a differenza di una cottura tradizionale, non dà volume. La cottura a vapore fissa così com'è la struttura, quindi quando la metteremo in forno lei un po' si gonfia ma poi in realtà torna. E i buchi sono per non farla gonfiare troppo. Sì. Vapore 130 gradi per 20 minuti. E si passa dal forno all'abbattitore. Qui non troverete la classica margherita, ma ci sono un sacco di interpretazioni differenti di questa pizza classica. La prima sensazione che notate quando venite qui e prendete non solo questa pizza ma una qualsiasi fetta di un'altra pizza in mano è la leggerezza. Le pizze sono leggere sia come peso sia in bocca, e questa in particolare è croccante oltre a essere leggera. Nel caso non fosse chiaro quanto sia croccante, è croccante. Istruzioni per l'uso se venite a mangiare qua. Ci sono 2 dimensioni di pizze: la pizza standard, che è più grande di questa ed è divisa in 8 spicchi, e questa pizza qua che come dimensione si chiama cicchetto, che è divisa in 4 spicchi. Noi prenderemo solo la versione cicchetto perché assaggeremo 5 pizze per farvene vedere, diciamo, un discreto numero. Ovviamente ce ne sono molte di più. Vi faremo vedere qualche extra di questi giorni. Proseguiamo il nostro percorso con polenta e baccalà. Il mais della polenta lo ritroviamo nell'impasto, alla base il baccalà mantecato, radicchio tardivo grigliato e marinato con un succo di rapa rossa. Qui non troverete pizze classiche, nel senso che, come potete vedere, ci sono delle basi che vengono cotte e poi un topping che viene preparato a parte e poi messo sopra la pizza prima che vi venga servito. Qui troverete pizze con una fortissima identità e, giustamente, siamo in Veneto, radicchio e baccalà mantecato con un impasto con polenta, non potevano esserci. Io non sono un amante del baccalà mantecato, ma questa pizza mi piace tantissimo. Perché hai deciso di mettere il baccalà sulla pizza? La risposta mi sembra abbastanza evidente, però Rispecchia il territorio, tutto nasce un po' per portare quello che è una tradizione, un territorio, un'identità mia Sulla e cercare pizza. di trasferirla sulla pizza. Noi prendiamo dello stoccafisso già mollato, lo mettiamo sottovuoto, mettiamo 30 grammi di sale, una scorza di limone, uno spicchio d'aglio e una foglia d'alloro e abbattiamo immediatamente. Dopodiché le inforniamo a 95 gradi a vapore per 2 ore. Una volta cotto lo facciamo raffreddare leggermente. L'acqua di cottura che è all'interno la teniamo, servirà proprio per la mantecatura. Adesso lo pulisce. Per disciplinare del baccalà mantecato dovremmo mettere anche la pelle all'interno e cerchiamo di fare una cosa un po' più leggera, quindi togliamo la pelle. e vedo che lo sta un po' sgranando quando lo Sì. mette dentro, di modo da facilitare poi la Sì. mantecatura. La mantecatura andrebbe fatta sempre per disciplinare a mano,
mano. Tanti la fanno con la frusta, e la frusta lo monterebbe troppo e rischia di diventare simile a una mousse. Usiamo una foglia un po' più larga che lo va a mantecare ma senza montarlo troppo. E per mantecarlo ogni 400 grammi di stoccafisso aggiungeremo 300 grammi di olio. Per l'80% olio di vinacciolo, 20% poi olio extravergine. Che bello è, sembra tipo salsa. maionese. Baccalà lavorato e porzionato. È uno dei miei impasti preferiti perché la farina di mais sopra gli dà croccantezza e al morso è super interessante. Questo impasto al mais è clamoroso, ragazzi. Io invece sì, sono un amante del baccalà mantecato. Ma questo ristorante è tutto vuoto, non c'è nessuno. E certo ragazzi, oggi sono chiusi. Quando facciamo questo tipo di video, l'effort da un punto di vista di tempo che ci devono dedicare è molto alto. Quindi dedicare un giorno di chiusura solo a noi due può essere molto utile, sia per loro che per noi. Questo non vuol dire che questo ristorante è generalmente vuoto, anzi, venire per credere. Anguilla laccata alla soia, alla base fior di latte, la salicornia, questo asparago di mare, la crema di limone fermentato. L'impasto è semi-integrale. Questa l'ho già assaggiata e mi piace un casino. Allora, l'anguilla è meravigliosamente acida e dolce, poi c'è la salicornia sotto, un gel al limone. Buonissimo. Che ti rende veramente euforica. Sì. L'anguilla sulla pizza. Non so se è quello che state pensando voi, ma in totale trasparenza vi confesso che era quello che pensavo io la prima volta che sono venuto a mangiare qua. Ci siamo venuti un po' di volte e vi posso dire che Simone è l'unico ad avermi convinto a mangiare la pizza con determinati topping che generalmente non vengono associati alla pizza e anzi ci fanno molto strano. Questo è un esempio, probabilmente nelle pizze successive ce ne saranno altri, ma non vi fidate di quello che dico io, venite qua e provatelo e poi mi dite. Quanto è bella ragazzi, questa anguilla, di cui ovviamente abbiamo un contributo, è laccata con una salsa teriyaki fichissima ma vi faccio direttamente vedere la preparazione. L'anguilla la tagliamo a pezzi, dopodiché viene viscerata e lavata e andremo direttamente a cuocerla in frittura. La caratteristica nostra è che l'ingrediente qua arriva integro e lavoriamo tutto quanto, per quello siamo in tanti e per quello facciamo tante ore, perché non c'è niente che compriamo già pronto. Dall'anguilla che viene lavorata da viva, come tutti gli altri pesci e come le carni che vengono lavorate, le verdure che arrivano fino ad arrivare ad achi con le creme, ad esempio la crema di pistacchio o la crema di mandorla o di nocciole che facciamo, prendiamo le nocciole e facciamo la crema. Il carpione da cosa è composto? Intanto facciamo caramellare un po' di zucchero di canna e poi aggiungeremo dentro 3 liquidi in ugual misura, un vino secco, del marsala e dell'aceto di mela, e poi aggiungiamo spicco d'aglio, un po' di agrumi, rosmarino e le salvie. Il liquido bolle, possiamo spegnere e versiamo in un contenitore. Adesso mettiamo dentro l'anguilla A marinare. e la lasciamo in infusione fino a domani. The following day. Abbiamo pulito il filettino, lo può anche porzionare, dopodiché lo passeremo in padella e useremo una leccatura fatta con mirin, sake, salsa di soia e un po' di zucchero e la facciamo tirare. Una sorta di teriyaki. Sì, facciamo andare, quindi stringiamo il fondo e la laccatura. Ok. E una volta che prende la consistenza tipica proprio della laccatura, poi viene girata e la impiattiamo. Anguilla super tenera, questa laccatura gli dà un sapore incredibile, agrodolce. L'impasto è da fuori di testa, come tutti gli impasti di Simone. Non so cos'altro aggiungere ragazzi. Tra l'altro mi viene in mente, a proposito di topping inconsueti, qui fanno anche un burger pizza o un pizza burger. Abbiamo un piccolo contributo dalla cena di ieri sera. Questo è un pan brioche arricchito con i semi. Abbiamo all'interno un hamburger, una fassona di manzo, lo spinacio, il bacon, guanciale croccante, e una maionese alla senape, il monte veronese a scaglie. Al centro abbiamo una salsa rosa in abbinamento. Mi raccomando, mangiatelo con le mani. Questo è il Tigli Burger, è l'unica pizza che non potete avere nella versione più piccola, quindi o avete tantissima fame o venite con un po' di amici, si vola. Il pizza burger di Simone Padoan, non vedo l'ora di assaggiarlo. È qualcosa che non ti può lasciare indifferente, Giano. Tocca a me? Tocca a te. Tocca a me. Innanzitutto una cosa che non vi aspettereste perché sembra una roba pesante e leggerissimo, ma proprio leggerissimo di peso. E un'altra cosa che vi aspettereste, che è strabuono,
È il classico esempio di una cosa che non prenderei mai in una pizzeria, ma perché non avete provato quello di Simone. E come sempre quando ci fermiamo 3 giorni in un posto per farvi un video approfondito, ci sono anche le cene e i pranzi dei giorni prima che non vedete. Margherita, alla base salsa di pomodoro datterino, mozzarella di bufala, olio al basilico, origano. La base è ai cereali, impasto al mais e semi di girasole, l'astice cotta al vapore, burrata alla base, patate rat, petalo di cipolla in carpione e sopra un fondo di pesce allo yuzu e zenzero. Ci saremmo accontentati di un banale stuff meal al giorno 1, ma perché non iniziare subito col pezzo forte? Le tue ricette, tu le condividi? Ho fatto 2 libri, ci sono le ricette che io utilizzo. Perché quello che fa la differenza È questa. E la Ma manualità. soprattutto è questa. Per ogni impasto ho già tutto pesato, sono molto schematico nelle cose, però non è una scienza precisa, diventa precisa nel momento in cui conosci perfettamente la farina che hai. E nel momento in cui è stabile la farina. Essendo un prodotto vivo non può essere perfettamente stabile, e se non lo è anche un segno di, secondo me, qualità. Le hai sviluppate con il tempo? Quanto tempo ci hai messo? Una vita? Esattamente 30 anni, che è il tempo che sono rinchiuso qua dentro. Qui ci sono tutti gli impasti, oltre che tutte le ricette dei topping. Se proprio siete dei pazzi e vi ci volete mettere. Non provate a replicarle, non vi verranno mai uguali, don't try this at home. Il fatto di dover mettere testa a chi mangia, io lo reputo sbagliato. La testa deve essere di chi la fa, la pancia deve essere di chi la mangia. Quando tu ti siedi a tavola e per comprendere un piatto devi sforzarti mentalmente, c'è qualcosa che non va. Se tu pensi a Ratatouille, nel momento in cui mangia la Ratatouille, fa un viaggio, quello è romanzato perché è un cartone, ma concettualmente quello dovrebbe essere. Chi si siede a tavola dovrebbe ripercorrere il tuo viaggio a ritroso attraverso quello che mangia, ma soprattutto dovrebbe essere un'emozione. Il buono, come sano, come salubre, dovrebbe essere il minimo sindacale di un ristorante. Tutto quello che dai in più è l'emozione che dai. Questo è il radicchio di chioggia che prima avevamo fatto al forno, che poi viene passato in padella con un po' di burro. Qui abbiamo il nostro orto. Questo viene pensato come una zuppa di cipolle, quindi alla base abbiamo questa cipolla bionda caramellata e stufata, il formaggio alta quota dell'azienda Foradori, è un formaggio di Bruna Alpina di Malga, il radicchio brasato al forno, una polvere di cipolla essiccata che va a rafforzare questo sapore di cipolla come un umami e la parte balsamica che è data dall'origano. La base è un impasto all'orzo tostato. Gli impasti sono uno più spettacolare dell'altro. Ma che rumori arrivano da sti morsi? Che buone. Le cipolle dolci caramellate col formaggio e questo impasto aromatizzato all'orzo. Il radicchio ha a sua volta una polvere di cipolla sopra. Esteticamente potrebbe sembrare quella meno appealing, ma potrebbe essere la mia preferita. L'amarognolo del radicchio, la dolcezza delle cipolle, la grassezza del formaggio e la croccantezza dell'impasto. Ho bruciato tutti gli aggettivi che conoscevo in una sola descrizione. E mi stai passando la palla. Ho grandi aspettative da questa pizza perché io adoro la cipolla, in particolare la cipolla caramellata. Tra l'altro, ovviamente, abbiamo la preparazione anche del topping di questa pizza, in particolare della cipolla e anche del radicchio. Questo è il radicchio di chioggia, Nicolò lo taglia a spicchi e poi andremo a cuocerlo in forno a 180 gradi per 18 minuti. Lo ripassiamo in padella poi con un po' d'olio, un po' di burro. Simone, ma quanti topping hai? Va a caramellare la cipolla, quindi mettiamo dello zucchero di canna. La cipolla caramellata è una delle mie cose preferite in assoluto nella vita proprio. Anche la mia. Anche la tua? Panino senza cipolla, capito. cielo senza stelle. Beh, esatto. C'è un profumo di cipolla caramellata, ragazzi, da svenire. Un pasto croccante, ma tutto ciò che c'è sopra è tutto soffice, morbido. Il formaggio, il radicchio e la cipolla vi danzano insieme in bocca. È veramente deliziosa questa pizza. Forse da un punto di vista di gola è più golosa di quelle arrivate finora. Ragazzi, che dire, prima ancora di arrivare all'ultima pizza io vi anticipo già che questo posto è un posto in cui venire e finisce dritto dritto nelle nostre mappe. Ma come, caro amico, non conosci le nostre mappe? Vai subito su cosamangiamoggi.it. Abbiamo raccolto per te tutti i nostri posti di YouTube
YouTube e non solo, in un pratico sito dove potrai averli a portata di mano ovunque andrai. Versione mobile, versione desktop, tutti con le foto di Gianna e Franci, le descrizioni di Gianna e Franci e tanto amore da parte di Gianna e Franci. Scherzi a parte ragazzi, visto che ce lo chiedete sempre, sono a Kathmandu, dove vado a mangiare? Abbiamo pensato di fare questo sito per venire incontro alle vostre esigenze che ogni volta ci scrivete perché non sapete dove andare a mangiare. Cosamangiamooggi.it, avete tutti i nostri posti, sono circa 500, in continuo aggiornamento, con le foto relative a quando ci siamo andati noi e con i nostri commenti, Italia, estero, c'è un po' di tutto. La prossima volta che siete a New York e non sapete dove mangiare, accattatevillo. Terminiamo con il nostro piccione. Impasto ai cereali, alla base il fior di latte, il carciofo che viene cotto prima a bassa temperatura e poi spadellato, petto di piccione scaloppato al centro per litigare la coscetta cotta con fe. Va a finire il tutto un ristretto al Campari. Questa è sicuramente una delle più particolari con il piccione. Gran finale. È ovvio ragazzi che qui ci sono pizze per tutti i gusti, quindi se volete qualcosa di più comfort ci sono tante reinterpretazioni della margherita super easy. Se siete invece più avventurieri trovate anche quella con il piccione, che è molto ma molto buona. E vi assicuro hanno perfettamente senso questi ingredienti. Del piccione noi tireremo giù solo la parte del petto e la coscia, il resto della carcassa lo utilizziamo per fare in fondo. Josko Ravner, oltre ad essere un grandissimo vignaiolo, è anche un appassionato di insaccati. Alleva 4 maiali che vivono nello stato brado. La parte del lardo e dello strutto lui non la usa per fare gli insaccati e allora me lo regala e noi lo usiamo per fare la cottura delle cosce di piccione. Il petto viene cotto espressamente nel forno a legna in maniera molto veloce perché lasciamo al sangue, e la coscia invece la mettiamo sottovuoto e facciamo una cottura a bassa temperatura. L'ultima, forse la più agognata. Mi sono trascinato tutto il piccione nel primo morso. Quasi dimenticavo, perché parlando del topping lascio in secondo piano gli impasti, che in realtà in questo posto sono mostruosi. Impasto ai cereali, di cui abbiamo un super contributo. Allora, ma questo impasto ai cereali, vogliamo capirne qualcosa di più? Abbiamo già la farina in macchina e andiamo a fare una biga. Di 6 kg di farina metteremo 2 kg e 700 g di acqua e 30 g di lievito di birra. La biga è pronta, come vedete l'abbiamo impastata poco, deve ricordare un crumble, non deve incordare assolutamente, non deve però esserci farina libera. La spostiamo nella vasca e la mettiamo a riposare a 17 gradi per 15-18 ore. Fermo macchina, quindi quello che andrà a chiudere l'impasto, metto all'interno dei semi e una farina per frolla, con meno proteine all'interno, ma soprattutto un tipo di proteina un po' più dolce. Mi conferisce una friabilità maggiore. È un fermo macchina che mi serve quasi ed esclusivamente per facilitare i processi di impastamento poi. Cioè è un gel? È un gel. 400 g di farina, gelificandola con acqua bollente, ha la capacità di assorbire 3 volte il suo peso. In questo caso ci sono 450 g di farina con 1350 g di acqua. È un po' come una polenta. Mixer immersione, frullato e poi lasciato raffreddare ed è una buona quantità di acqua già legata all'impasto. Favorisce tutti i processi di fermentazione e mi aiuta a trattenere umidità. Sono delle emulsioni a tutti gli effetti. Aggiungiamo 300 g di lievito liquido e Questo gesto qua di mangiare la pasta cruda è una roba ancestrale che ti fa tornare bambino di quando rubavi la pasta a tua mamma che sì. lavorava. A casa mia si faceva sempre i passatelli, pane, uovo e parmigiano, schiacciati con schiacciapatate. La mia passione era quella di pulire poi schiacciapatate e mangiare la pasta Chiaro. cruda. Oppure quando facevano le tagliatelle, prendere la pasta delle tagliatelle e metterle d'inverno sopra la stufa, quella economica. La fai biscottare, fa tutte micro bollicine, Ok. diventa croccante. Oh, che mia zia, basta prendere, vai via! Il cibo alla fine sono ricordi. Devi evocare qualcosa. Esatto. Sembri quasi uno che sa fare la pizza. Sembro. Con questo gesto qua gli togli un po' d'aria, giusto? Sì, le devi abbassare, però parto sempre un po' dall'esterno per sigillare un po'. Tutti gli impasti noi li facciamo in doppia cottura. Quando è pronto, lievitato bene, io vado in cottura. Finita la cottura va direttamente in abbattimento. Questo mi serve perché una volta che esce dal forno devo fermare immediatamente il processo di raffermamento. Il gel messo all'interno mi aiuta a trattenere l'umidità perché mi serve questa umidità, perché nella seconda fase di cottura conferisce all'impasto croccantezza nella parte esterna e morbidezza nella parte interna. Ma quanto costa questo posto? Qui
C'è posto di fianco alla mia faccia? C'è posto. Trovate il menù che potete trovare comunque sul loro sito e le pizze Cicchetto hanno un prezzo variabile tra i 12 e i 29 euro, ovviamente in funzione della ricercatezza degli ingredienti del topping. Quale prendo? Prendo quella piccola, prendo quella grande. Quella piccola va bene per una persona, probabilmente se avete una buona fame ne mangiate anche una e mezza, quasi 2. Quella grande potrebbe essere da 1 se avete tanta fame, secondo me ci si sta anche in 2. Fatevi i vostri conti. Comunque, se date un'occhiata sul loro sito trovate tutte le informazioni. Voi direte, un po' care, e io vi direi, ma avete visto che impasti? Ma avete visto che topping? Quindi rivedrei il commento alla luce di tutto il video che vi abbiamo fatto vedere. In questa 2 giorni e mezzo, per non farci mancare nulla, ci siamo fatti spiegare dall'ottimo Simone anche tutta la preparazione del panettone. Non ve lo stiamo facendo vedere per esigenze di tempo, altrimenti viene un video di 6 ore, ma sappiate che abbiamo fatto anche il panettone da zero. Abbiamo, pluralia maiestatis, lo ha fatto lui. Abbiamo la millefoglie con al centro il cremoso al cioccolato bianco caramellato, le pere caramellate e le lamelle di mandorla. Mentre di qua la torta delle rose abbinata al gelato al pistacchio. Per entrambi i dolci consigliamo di mangiarli con le mani. Non sarebbe dovuto arrivare un dolce, ma è arrivato. Franci la vedo molto dispiaciuta di tutto ciò. Allora, questa è una torta di rose monoporzione caldina. Tra l'altro manco a farla apposta, la torta di rose è uno dei dolci preferiti di Franci e anche il mio, a dirla tutta. Mi è stato detto di andare di mano. I dolci tra l'altro sono tutti appannaggio della pastry chef Aki giapponese, molto brava. Sì ragazzi, vi dovete sminchiare con questo dolce. Later that same evening. Posso tenermi il berretto in testa? Se me lo tolgo adesso ho il segno del berretto. Io vorrei che tu mi raccontassi il tuo concetto di pizza, perché è evidente che è particolare, non ci sono cotture dirette in forno e c'è un abbinamento base topping che viene fatto al momento del servizio. Il tutto nasce per trovare un'identità che potesse rispecchiare chi sono io. Io non potevo proporre una pizza napoletana, non è credibile, non appartengo a quel luogo e quindi dovevo fare qualcosa che fosse diverso, appagante a livello estetico, ma che l'estetica non fosse fine a se stessa, ma che fosse semplicemente una conseguenza di tutte le scelte fatte prima. Se dico che sei l'inventore della pizza gourmet, te la prendi a male? No, il problema principale è che ognuno cerca di etichettare e incasellare, e quello che ho fatto io per un sacco di tempo e farò sempre è quello di togliere etichette e togliere caselle rigide. Non dite mai pizza gourmet a un pizzaiolo. Se volete farlo incazzare sì, altrimenti no. Cos'è che la fa definire gourmet e una sì e una no? Perché noi utilizziamo il piccione gourmet e se utilizzi un prosciutto cotto non industriale ma fatto bene al forno, un prodotto artigianale, non è più gourmet. Anche il senso della parola gourmet stesso, chi è un buon gustaio e chi decide chi è e chi non lo è. Ogni termine affibbiato è un qualcosa in più che stride un po' con la mia idea di cucina. Tu hai aperto nel 1994. Allora, nasce nel 94 e nasce un po' nell'idea che avevamo noi a casa di pizza, quindi la pizza tonda al piatto, poi si cambia, si evolve. Tutti abbiamo un po' il problema quando ti arriva una pizza intera, hai appetito e quindi hai anche avidità, entra anche in gioco l'avidità del mangiare caldo, quindi mangi in maniera veloce, non è più realmente così conviviale, è molto più ognuno il suo, e io invece volevo che fosse veramente condivisa la cosa. Poi l'estetica ha giocato un ruolo importante. Quello che mi domandavo era sempre: ma è solo questo o può essere qualcosa di più? Un lunedì sera da quella porta non è entrato nessuno, zero. Quando tocchi il fondo o rimani sul fondo o sali oppure risali. L'anima del locale, se tu non credi in quello che stai facendo, non può essere compresa, e da lì ho iniziato il percorso un po' di rivincita verso un mestiere che si era perso nel tempo. Non è che il pizzaiolo sia nato come mestiere ambito da chiunque, proprio erano i più poveri che facevano questo mestiere, però nei tempi moderni possiamo ridare nobiltà a questo mestiere e fare in modo che non sia un semplice lavoro, ma che uno cominci ad avere un orgoglio di appartenenza in quello che fa. Io non nasco né come cuoco né come pizzaiolo, nasco curioso e nasco con la voglia di fare un qualcosa che mi possa piacere. La cosa più bella è quando la gente si alza e magari io non esco dalla cucina e vengono davanti il pass a farmi i complimenti o a dire grazie per la serata. Se mi guardo indietro non è che pensavo di fare chissà cosa, non volevo cambiare il mondo di nessuno, il mio intento era cambiare il mio di mondo. E adesso tu hai 5 impasti, giusto? Un paio in più.
Un paio in più, Sì. ok, me ne ero persi 2. C'è un abbinamento predefinito tra topping e impasto. Sì. Non così predefinito, non così rigido, ma solitamente sì. Come mai sul menù non sono indicati gli impasti ma solo i topping, e quindi tu non lasci, se vuoi, la scelta o la consapevolezza alle persone di quello che riceveranno? Sì. Quando si pensa all'abbinamento si parte sempre dalla base, non lo scriviamo nel menù perché io sono convinto che meno cose scrivi nel menù meglio è. Chi viene la prima volta è un salto nel buio, e quindi è bello che si lasci andare, perché se legge troppo, si fa condizionare troppo, meno legge meglio è. Dalla zona panettoni noi vi salutiamo e chiudiamo questo video. Sì ragazzi, abbiamo parlato con Simone anche di panettoni. Però spiegagli che ci siamo teletrasportati, prima eravamo seduti a un tavolo. Sì, ci siamo teletrasportati. Che problema c'è? È YouTube, ci si teletrasporta. E quindi ragazzi noi vi ringraziamo, ma soprattutto noi ringraziamo tantissimo Simone, Eva, che non vede l'ora di essere ed ripresa. Eva, che non vedeva l'ora di far parte di questo video, e siamo stati finalmente, dopo 2 giorni e mezzo, si liberano di noi, ci hanno fatto sentire non a casa di più. Ragazzi, inutile che vi dica che la pizza di Simone va provata, quindi appena avete la possibilità venite a provarla. E ragazzi, grazie mille, Grazie a voi. siamo stati veramente benissimo È e stato un grande piacere, veramente un grande piacere. ci vediamo, Franci? Al prossimo video. Avete presente il sasso di Obelix che si porta? Il menhir. Lo dobbiamo raffigurare come il sasso dei problemi di ognuno. Ognuno ha problemi. Il nostro compito è quello di far lasciare il sasso fuori dalla porta, si siede a tavola, si gode la serata, mangia, se possibile bene, prova un'emozione, quando va via si prende il suo sasso e se lo porta a casa. Noi abbiamo una cartuccia da sparare e quello che si siede a tavola viene oggi a mangiare. E se tu lo tratti male o gli dai male da mangiare, sei licenziato subito, perché gli stipendi, gli affitti, le bollette le paga lui, non le pago io. Premetto che l'errore è umano, ci sta, l'errore deve rimanere in cucina, non possiamo permetterci di farlo uscire dal pass. La bravura non è nel non commettere errori, è nel riconoscerli e fermarli.